Bene, bentornati cari amici, continuiamo a parlare della riforma protestante e questa credo sia l'ultima lezione finalmente sulla riforma protestante. Dopo la morte di Enrico VIII, appunto muore il 27 gennaio 1547, dopo la sua morte gli succede il figlio Edoardo col nome di Edoardo VI, che ovviamente pur essendo più giovane delle due sorellastre Maria ed Elisabetta, le scalzò essendo lui un maschio di fronte a due donne. Edoardo VI, come abbiamo detto, era stato educato come protestante ed era circondato da consiglieri protestanti. Edoardo regnò, attenzione, solo 5 anni, dal 1547 al 1553. 1547-1553, quindi quanti anni? Circa 6 anni soltanto. Ma il suo regno fu importantissimo perché egli introdusse rapidamente le riforme protestanti. Il conte di Hereford, con l'appoggio di Sir William Paget, si fece nominare Lord Protettore, vedete il conte di Hereford, l'avevamo già nominato, Lord Protettore e duca di Somerset e tenne le redini del governo in nome di Edoardo, che ricordiamo era suo nipote. Egli abrogò i 6 articoli e concesse la comunione sotto entrambe le specie. Cranmer pubblicò un libro di omelie e il conservatore Gardiner, che lo criticò, il leader dei vescovi conservatori, fu arrestato. Finalmente la Chiesa anglicana inglese si avvia davvero nei suoi contenuti a essere una Chiesa protestante. Nel 1549 fu pubblicato il Book of Common Prayer, il libro di preghiere comuni, che è il testo base della Chiesa anglicana, le idee di base della riforma inglese, ispirato a un protestantesimo moderato. Al clero fu permesso di sposarsi, ma ai preti fu tolto ogni carattere sacrale, riducendoli a semplici ministri del culto, secondo la concezione tipica del protestantesimo. Il libro di preghiere semplificava la funzione religiosa e conservava tra i sacramenti solo il battesimo e l'Eucarestia. Anche in Inghilterra, come in tutta Europa, in tutta l'Europa protestante, sorgono controversie sul valore dell'Eucarestia e della transustanziazione. Molti importanti riformatori stranieri si recarono in Inghilterra, alcuni invitati dallo stesso Cranmer, che vi ricordo è l'arcivescovo di Canterbury. Cranmer, predicatori stranieri che vanno in Inghilterra per imporre il protestantesimo. Arrivano così personaggi importanti come Martin Butzer a Cambridge, Pier Martire Vermigli a Oxford, Jan Lasky oppure Francisco de Enzinas. Alla fine Cranmer fu influenzato dalla dottrina zwingliana nella forma più tollerante che gli aveva conferito Bullinger, successore di Zwingli a Zurigo. Abbiamo ampiamente parlato di Bullinger nella nostra lezione sulla riforma in Svizzera. Bullinger resterà per 30 anni il consigliere più ascoltato dai protestanti inglesi. Il Book of Common Prayer, che peraltro non venne reso obbligatorio, scontentò un po' tutti. I protestanti al di fuori dell'Inghilterra lo considerarono troppo vicino al cattolicesimo. Nel 1550 emerse un teologo protestante intransigente e dal carattere intrattabile, John Hooper. Ve l'ho scritto qui come tutti gli altri nomi significativi, soprattutto nelle lingue straniere. Ben presto fu fatto vescovo e predicava le dottrine più estreme, e così contribuì a rendere più protestante la Chiesa inglese.
Nel 1549 vi furono due rivolte, prima un'insurrezione in Cornovaglia contro le riforme religiose. Le popolazioni protestavano contro il Book of Common Prayer scritto in una lingua che per loro era altrettanto incomprensibile quanto il latino, e infatti allora in Cornovaglia non si parlava inglese, bensì una lingua celtica. Più grave fu la rivolta contadina del Norfolk, chiamata dal nome del suo capo la rivolta di Ket nel Norfolk, la quale per un certo tempo riuscì a creare un'entità politica indipendente nell'Inghilterra orientale. Le cause risiedevano nella crisi economica delle campagne e nell'opposizione alle recinzioni delle terre comuni. La colpa delle rivolte fu addebitata al Lord Protettore, duca di Somerset. Vi ricordate Somerset? L'ho citato prima. I suoi oppositori lo accusarono di non essere stato in grado di mantenere l'ordine pubblico. Somerset pagò anche le sue ambizioni personali e gli insuccessi militari in Francia sotto la guida di John Dudley, conte di Warwick e successivamente duca di Northumberland. I membri del consiglio del re si rivoltarono contro Somerset, lo arrestarono e lo fecero giustiziare nel 1551 in base ad una falsa accusa di tradimento. Vedete com'è cruenta, sanguinaria la storia della riforma inglese. La presa di potere di John Dudley fece temere una reazione cattolica. John Dudley, al contrario, Dudley appoggiò un'ulteriore trasformazione della Chiesa in senso protestante, probabilmente dovuta ad interessi personali. Egli infatti era egoista e senza scrupoli e procedette al saccheggio delle residue proprietà del clero secolare, specialmente dei vescovi. Nel 1552 Cranmer, l'arcivescovo di Canterbury, pubblicò un'edizione riveduta, una seconda edizione del libro di preghiere comuni, del Book of Common Prayer, da cui era stata eliminata ogni residua traccia di cattolicesimo. Sia nei dogmi sia nei riti, la Chiesa inglese si era ormai uniformata alle chiese protestanti del continente. L'unico aspetto che la distingueva dalla maggior parte delle chiese luterane e calviniste era la presenza dei vescovi, per cui la Chiesa anglicana venne anche chiamata Chiesa episcopale. Attenzione, la Chiesa anglicana è anche chiamata ufficialmente tutt'oggi Chiesa episcopale o episcopaliana perché ha i vescovi, a differenza dei calvinisti e della maggior parte dei luterani. Tuttavia i luterani scandinavi hanno anch'essi i vescovi, perché in greco episcopi significa vescovi. La pubblicazione dell'atto di uniformità, Act of Uniformity, mise fuori legge e sottopose a gravi pene ogni altra forma di culto e rese anche obbligatorie le funzioni religiose della Chiesa d'Inghilterra. Chiesa anglicana episcopale viene chiamata anche Church of England, Chiesa d'Inghilterra. A completare l'opera arrivarono i 42 articoli di Cranmer nel 1553, un formulario di fede obbligatorio per il clero che è al 100% protestante. L'Inghilterra era ormai una nazione protestante, lo stesso Edoardo VI era un appassionato protestante. Tuttavia i mutamenti al vertice non erano ancora penetrati in profondità, le cariche ecclesiastiche vennero pian piano occupate da uomini favorevoli alla nuova fede, ma il popolo e il basso clero restavano indifferenti, se non a volte ostili. Era necessaria una lenta opera di propaganda, le vecchie forme del culto continuavano a essere praticate in molte regioni, sembrava che la riforma fosse rimasta in superficie. Bisogna sottolineare un ultimo aspetto del regno di Edoardo VI. Il Parlamento non era più sottomesso al sovrano come con Enrico VIII, ma anzi emanava leggi ecclesiastiche e prendeva parte al governo della Chiesa. All'inizio del 1553
1753 Edoardo VI era in fin di vita. La successione spettava a sua sorellastra Maria. Vi ricordate i tre figli di Enrico VIII? Allora, dopo Edoardo VI, la successione spettava alla maggiore delle due femmine, cioè Maria, che sarebbe dovuta salire sul trono col nome di Maria I, Maria I Tudor, figlia di Enrico VIII, ricordate, e di Caterina d'Aragona. Maria era fervente cattolica anche perché era molto legata alla madre. Ricordate, Caterina d'Aragona era stata svillaneggiata, calunniata dal padre di Maria, Enrico VIII, che aveva poi ottenuto l'annullamento del matrimonio, anche basandosi su false accuse nei confronti di Caterina, e quindi anche per motivi psicologici personali, capite, Maria detestava il padre, detestava quello che il padre aveva fatto alla madre, ed era di stretta fede cattolica come la madre, e si apriva quindi ovviamente la prospettiva di una restaurazione cattolica. Per evitarla, il duca di Northumberland, che ho citato prima, non è altro che John Dudley. Il duca di Northumberland, John Dudley, cercò di escludere dalla successione Maria e di far incoronare al suo posto Lady Jane Grey della dinastia dei Suffolk, che diede in moglie a uno dei suoi figli, ma il piano fallì. Gli inglesi erano legati ai Tudor, e quando Edoardo VI morì a giugno 1553, acclamarono Maria come regina. John Dudley, il duca di Northumberland, cercò di muovere contro Maria un esercito, ma fu abbandonato da tutti. Maria I fu incoronata e John Dudley finì, è l'ennesimo personaggio che finisce sul patibolo. La grazia di Maria risparmiò i suoi complici, compresa l'incolpevole giovanissima Jane Grey. Cominciò così il breve periodo della restaurazione cattolica in Inghilterra. Maria I. Gli ultimi anni in cui il regno fu sottomesso al Papa. Carlo V esultò per l'ascesa al trono di Maria, che era peraltro sua parente, e fece in modo che essa si alleasse con gli Asburgo, favorendo il matrimonio di lei con il suo erede, il principe Filippo. Ho messo un cuore qua. Maria I sposa il principe Filippo, erede di Carlo V, che poi diventerà il noto Filippo II, re di Spagna. Il matrimonio viene celebrato nel 1554. I due non avranno alcun figlio. Il Consiglio del Re e la maggior parte dell'Inghilterra non approvano questa unione, questa alleanza, che rischiava di far apparire l'Inghilterra una colonia degli Asburgo. Inoltre, una volta diventato re di Spagna, Filippo II trascinò Maria in una guerra contro la Francia che era lontana dagli interessi dell'Inghilterra e che causò la perdita di Calais. Ne abbiamo parlato anche in altre video lezioni. L'ultimo territorio che l'Inghilterra possedeva sul suolo francese, il porto di Calais, l'ultimo territorio dopo aver perso tutto quello che aveva in Francia, tutto quello che l'Inghilterra prima possedeva in Francia, ovviamente a seguito della guerra dei Cent'anni. Maria iniziò a perseguitare i protestanti e si guadagnò così il soprannome di Maria la Sanguinaria, famosissimo soprannome, Bloody Mary. Maria la Sanguinaria. Era evidente che gli inglesi non intendevano seguirla sulla strada della restaurazione cattolica. La riunificazione dell'Inghilterra alla Chiesa di Roma fu affidata da Maria al cardinale Reginald Pole, che rientrò dall'esilio. Egli si dimostra in realtà un pessimo politico. Il timore delle classi dirigenti inglesi naturalmente era quello di dover restituire alla Chiesa le terre confiscate a partire dal 1536. Il vescovo conservatore Gardiner, che era stato a lungo in prigione, ve lo ricordate, diventò il nuovo cancelliere cattolico di Maria I. Per imporre la Controriforma, Maria aveva bisogno che il Parlamento abrogasse le leggi che esso stesso aveva approvato.
Il Parlamento nel 1533 abolì la legislazione edoardiana, ma si rifiutò di attivare il braccio secolare contro gli eretici. Il Parlamento del 1534 inizialmente non prese alcuna iniziativa se non far uccidere Jane Grey e i suoi parenti nella torre di Londra. Lady Jane Grey, anche lei fa una brutta fine. Poi nel novembre 1554 il Parlamento accettò di abolire la legislazione di Enrico VIII e chiese umilmente scusa al Papa. Lo scisma così era sanato. Tuttavia Maria non si accontentò di questo, lei voleva estirpare l'eresia ed estirparla definitivamente. Dunque il resto del suo regno fu caratterizzato, come abbiamo già detto, da una sistematica persecuzione antiprotestante, in cui la sovrana fu affiancata da, come abbiamo detto, dal cardinale Reginald Pole. Sia il Parlamento sia il Consiglio approvarono leggi repressive. Molti capi protestanti si erano rifugiati all'estero, ma alcuni personaggi importanti furono giustiziati, come Hooper, Latimer, Ridley e Thomas Cranmer, l'arcivescovo di Canterbury che abbiamo citato più volte. Viene ucciso. Abbiamo visto l'enorme importanza che Thomas Cranmer ha avuto nell'affermazione dell'anglicanesimo, della riforma inglese, come arcivescovo di Canterbury. Delle 300 vittime circa, impressiona il fatto che la maggior parte erano persone umili e tra di loro vi fossero anche molte donne. La persecuzione ebbe l'effetto opposto a quello sperato, perché suscitò un forte odio verso il cattolicesimo. Maria fu bollata come la sanguinaria. Maria usò la persecuzione come unico strumento di persuasione. Non vi furono segni di rinascita spirituale cattolica né azioni pastorali. Per quanto minoritario, in Inghilterra soltanto il protestantesimo possedeva un afflato religioso. Il popolo sì era attaccato ai riti cattolici, alle tradizioni, ma mancava di fede salda e genuina. Maria e il cardinale Paul morirono lo stesso giorno di novembre del 1558, consapevoli dell'inutilità dei loro sforzi. Quindi anche il regno di Maria, prima la cattolica, era durato poco, era durato soltanto 5 anni, come poco, circa 6 anni, era durato il regno del precedente re Edoardo VI il protestante. Al posto di Maria salì al trono la sorellastra Elisabetta, ovviamente col nome di Elisabetta I, l'ultima tra i figli in vita di Enrico VIII. E vi ricordate bene che Elisabetta era figlia di Enrico VIII e di Anna Bolena, la sua seconda moglie. Elisabetta era protestante ed Elisabetta decretò la vittoria definitiva del protestantesimo. Gli esiliati protestanti rientrarono in massa e nel 1559 il Parlamento a maggioranza protestante rimise in vigore l'atto di supremazia e l'atto di uniformità, oltre ovviamente al Book of Common Prayer. Parleremo di Elisabetta I Tudor e dell'Inghilterra nella seconda metà del Cinquecento, perché lei, a differenza dei sovrani precedenti, regnò per un periodo lunghissimo. Elisabetta I dal 1558 al 1603, quindi caratterizza totalmente la seconda metà del Cinquecento in Inghilterra. Parleremo di Elisabetta I appunto parleremo della seconda metà del Cinquecento in 2 lezioni a lei dedicate che non entrano in questa playlist. Le lezioni sono la quinta e la sesta delle playlist L'età di Filippo II, a cui vi rimando, potete trovarle, sono già pubblicate sul mio canale. Certo,
La playlist si chiama L'età di Filippo II, però avrebbe potuto anche intitolarsi, non so, L'età di Filippo II e di Elisabetta I, perché Elisabetta I fu l'altra grande protagonista in ascesa del secondo Cinquecento. Beh, vi saluto, spero che questo pezzo di storia vi sia piaciuto. Vi ringrazio a tutti, arrivederci.